Per imparare una lingua è importante essere esposti a contenuti autentici. Per questo motivo oggi voglio consigliarti alcuni dei miei YouTuber preferiti italiani per migliorare le tue capacità di ascolto e comprensione in italiano. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di un argomento molto richiesto. Infatti ogni giorno ricevo messaggi da voi su Instagram e sul mio sito che mi chiedete: Stefano, quali sono alcuni YouTuber italiani che posso guardare per migliorare? Allora ho deciso di fare un video così posso consigliare a tutti voi alcuni YouTuber italiani da guardare. La cosa più bella dei video su YouTube è che 1 sono gratis e 2 possono essere guardati in tutto il mondo, senza restrizioni come per esempio le serie TV. E poi questi video sono fatti da persone che vengono da diversi posti d'Italia, quindi sarete esposti a un diverso modo di parlare, un accento diverso. Oltre ovviamente al fatto che gli YouTuber parlano di tantissimi argomenti diversi e quindi potete scegliere quello che vi piace di più e di conseguenza imparare anche il vocabolario a cui siete maggiormente interessati. Prima di iniziare con i consigli, però, voglio ricordarti che ho lanciato un ebook sull'estate. Quindi se vuoi leggere 3 bellissime storie sull'estate, puoi scaricare il mio libro Estate Italiana. Ogni storia ha un audio, quindi puoi anche ascoltare le storie e poi ci sono tanti esercizi e attività che puoi fare per migliorare le tue capacità di comprensione e anche migliorare il vocabolario. Puoi scaricare il mio libro cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, e adesso iniziamo con i consigli. Il primo YouTuber che voglio consigliarvi è Yakidale. Jacopo è uno dei miei YouTuber preferiti in assoluto, lo seguo da tantissimo tempo, è un bravissimo ragazzo, credo che abbia la mia età, forse qualche anno più giovane, però fa dei contenuti fantastici. Lui nasce in Piemonte, però vive a Milano, quindi comunque ha un accento del nord. Però credo che il suo modo di parlare sia molto comprensibile, quindi non avrete molti problemi a capirlo se siete degli studenti intermedi. Crea contenuti molto diversi, ma si focalizza molto anche sulla tecnologia. Però non semplicemente tecnologia nel senso di telefoni, macchine fotografiche o computer, anche tecnologia proprio nel vero senso della parola. Un po' di tempo fa ha realizzato un video in cui ha costruito una macchina per cucinare la pasta. È stato un video fantastico, molto divertente. Ma molto recentemente ha fatto un video in cui ha comprato una Fiat 500, una macchina d'epoca importantissima per la cultura italiana. Quel video è fantastico, l'ho fatto vedere anche ai miei genitori e mia mamma ha provato un senso di nostalgia perché quando era piccola lei faceva le vacanze con la sua famiglia in quella macchina. Quindi vi consiglio di guardare il suo canale e magari di iniziare con questo video perché è davvero molto ben fatto. Un altro canale che voglio consigliarvi è quello di Willwush o Guglielmo Scilla. Io conosco Guglielmo da quando ero piccolo, davvero amavo i suoi contenuti su YouTube. Poi per un po' di tempo ha smesso di fare video su YouTube per poi tornare adesso, forse da qualche anno credo, e fa dei video che sono bellissimi. Sono super divertenti, molto di intrattenimento e la produzione è davvero di alta qualità. Ci sono 2 format sul suo canale che sono bellissimi: Cucina buttata e Vita buttata. Cucina buttata è questa serie in cui lui cucina, a volte cucina anche con degli ospiti, però non è un cuoco, lui non è uno chef, quindi a volte le ricette sono molto buone e a volte non così tanto. È però un format molto divertente. Poi abbiamo Vita buttata è un format, no,
fantastico, super divertente. In pratica questo format funziona così: ogni puntata si sceglie un tema centrale e poi la sua audience gli manda dei messaggi vocali per raccontare qualcosa inerente a quel tema che hanno scelto per la puntata. Poi c'è anche un ospite, quindi lui con l'ospite ascolta questi messaggi e commenta i messaggi. Secondo me Guglielmo Scilla, prima di essere uno youtuber, è un comico. Lui è davvero super divertente. Voglio dirvi però che questi video sono un po' più difficili, infatti li consiglio a studenti intermedi avanzati. Spesso le voci si sovrappongono, usano molto slang, usano anche un linguaggio abbastanza volgare a volte e i temi possono essere un po' volgari. Però se tutte queste cose per voi non sono un problema, allora guardate il suo canale perché è fantastico. Vi consiglio un episodio in particolare di Vita Buttata e non vi preoccupate, vi lascio tutte le informazioni qui sotto in descrizione. Inoltre Guglielmo Scilla è di Roma, per questo motivo lui avrà un accento romano, a volte parla anche un po' in romano, però il fatto che ci sono sempre ospiti sul suo canale vi permetterà di esporvi a diversi accenti e modi di parlare di tutta Italia. Un altro canale che voglio consigliarvi è quello dei The Jackal. Loro sono un gruppo napoletano di persone che fanno questi video comici e sono davvero super divertenti. Sono davvero incredibili, la produzione è fantastica e creano praticamente questi cortometraggi. Sono dei video comunque anche abbastanza brevi su diversi argomenti. Di solito sono dei video parodia, per esempio un video che per me è super divertente è quello delle pubblicità. Una parodia sulle pubblicità in cui loro fanno vedere come la pubblicità non rispecchia la realtà. È un video molto divertente, ma ce ne sono tantissimi. Loro sono napoletani, sono campani, quindi a volte potrebbe esserci un po' di napoletano nei loro video, però non è un problema, perché a parte che non è così usato, e poi comunque dipende dal video, ma la cosa più bella del loro canale è che ci sono i sottotitoli. E non sono sottotitoli automatici, sono sottotitoli fatti manualmente, come quelli che vedete sul mio canale. Ci sono i sottotitoli in italiano e anche la traduzione in inglese, ma la cosa più bella è che quando loro dicono qualcosa in napoletano, il sottotitolo è in italiano. In questo modo voi potete capire tutto quello che dicono. Per questo motivo, anche se il linguaggio a volte non è facilissimo, questi secondo me sono video perfetti anche per principianti, perché ci sono i sottotitoli, quindi è molto più facile capire. Perfetto, andiamo avanti. Adesso non voglio consigliarvi il canale di un content creator in particolare, ma una playlist di un canale. Sono sicuro che la maggior parte di voi conoscono le TEDx Talks. Queste sono appunto delle conferenze in cui ci sono delle persone che parlano, che fanno dei discorsi su tantissimi argomenti. Beh, il canale di TEDx ha una playlist di conferenze totalmente in italiano. In questa playlist ci sono tantissime conferenze in italiano e secondo me questo è un ottimo modo per voi per scegliere un argomento che vi piace molto e guardare il video su quell'argomento. Infatti parlano di tutto, scienza, lingua, cultura, tecnologia, tutto quello che volete. Quindi potete iniziare a guardare i video nella playlist e scegliere quello che vi piace di più. Una conferenza che mi è piaciuta molto, sempre in ambito linguistico, è stata questa conferenza sull'uso dell'inglese in italiano. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, è una conferenza davvero interessante e vi consiglio di iniziare magari da questa.
Ovviamente qui ci sono persone che vengono da tutta Italia e poi, dipendentemente dall'argomento, il vocabolario può essere più facile o più difficile. Quindi non posso consigliare questa playlist ad un livello in particolare perché dipende molto dal video. Alcune conferenze vanno bene per i principianti, alcune sono troppo difficili e vanno bene solo per gli avanzati. Però di nuovo questo dipende molto. L'ultimo canale che voglio consigliarvi è quello di Efrem, un canale più piccolino rispetto agli altri che sono molto grandi. Lui mi piace tanto, l'ho scoperto da forse un annetto, ed è un ragazzo del nord, quindi ha un accento principalmente del nord, che fa video di viaggi. A me lui piace tantissimo perché ha un modo di parlare molto molto chiaro, i video di viaggi sono bellissimi, non solo in Italia ma anche all'estero. Per esempio ha fatto molti video a New York e in generale negli Stati Uniti. È molto bravo a raccontare le storie, quindi spesso sceglie un argomento, un luogo, una cosa culturale e racconta una storia. Questo vi aiuterà tantissimo a migliorare le vostre capacità di comprensione. E poi di nuovo parla in un modo molto comprensibile, non avrete particolari problemi a capirlo. Quindi consiglio Efrem a studenti comunque non principianti assoluti, però principianti un po' più esperti e intermedi. Forse mi piace così tanto perché il suo stile di raccontare e anche di fare i video, i vlog in giro per il mondo è molto simile ai vlog che ho fatto io sul canale. Quindi abbiamo diverse cose in comune. Ma un'altra cosa è che lui ha anche un altro canale che si chiama Efrem's Adventure, in cui praticamente fa dei video in parchi divertimento. È stato a Disneyland, è stato agli Harry Potter Studios, è stato a Gardaland, uno dei parchi divertimento più grandi e importanti in Italia. Personalmente non seguo quel canale perché non mi interessano troppo i parchi divertimento, però se a voi questa cosa piace, vi piacciono i parchi divertimento, potete considerare anche il suo altro canale. E voi seguite altri canali? Quali altri canali italiani vi piacciono? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così possiamo scambiarci delle idee. Ovviamente ho tanti altri canali da consigliarvi, quindi se volete un altro video, una seconda parte su questo argomento, fatemelo sapere nei commenti e farò una seconda parte. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo, e anche non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere tutti i contenuti futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!